Ciao, sei un amante del giardinaggio e ti piace tenere sempre curato il tuo giardino e magari sfruttarlo al meglio invitando amici e parenti per qualche serata in compagnia. Quest'oggi ti racconto come lasciarli a bocca aperta con degli strani giochi di luce in modo tale da dare più colore alle tue serate. Ciao, sono Samuel Magistro ed oggi qui al Garage della Luce, insieme agli amici di Century, vediamo quindi come stupire i nostri amici durante qualche serata in cortile o in giardino. Naturalmente è necessaria un'introduzione in merito al fatto che questi prodotti sono progettati per vivere all'esterno, sono infatti dei prodotti con caratteristiche IP65 e IP67. Questo significa appunto che sono in grado di resistere alle intemperie, quindi alla pioggia, alla neve, alla grandine, al vento e al sole. Naturalmente questo non significa che non possono vivere e quindi essere utilizzati all'interno. Sono infatti anche ottimi per essere utilizzati all'interno magari di una sala delle feste o all'interno di un locale, fatemi dire, magari di una sala da ballo. Andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche di questi prodotti. Partiamo con questo, un faro da ben 50 watt RGB. RGB significa che è in grado, grazie ai tre colori principali, red, green e blue, di andare a colorare tutte le nostre sale, andando a generare milioni di colori. Naturalmente il tutto può essere gestito da telecomando. Le caratteristiche principali di questo faro sono appunto la potenza di ben 50 watt, mentre qui abbiamo qualcosa di diverso e soprattutto di molto più interessante. Abbiamo qui una strip LED anch'essa resistente all'acqua, che si presta quindi bene per essere magari posizionata sotto una siepe o comunque all'esterno, e sempre grazie al telecomando in dotazione possiamo andare a generare una marea di combinazioni. Questa striscia LED non è solo in grado di illuminarsi e magari con qualche gioco di luce creare una dissolvenza tra colori, ma è anche programmabile, il che significa che ogni spezzone di questa strip LED può generare dei colori diversi. Davvero qualcosa di fantastico. La strip LED nasce con una lunghezza di 5 metri e naturalmente non può essere giuntata, ma può essere installato un'altra strip LED in modo tale da continuare la nostra scena di luci. Vediamo quindi insieme come effettuare l'installazione di questo Rainbow 50, o ancora meglio, per facilità, parliamo di questo piccolo di cui prima non vi avevo parlato, il Rainbow 10. Naturalmente le caratteristiche sono molto simili, semplicemente diminuisce la grandezza del faro. Abbiamo comunque un faro IP65, quindi in grado di resistere alle intemperie, può essere installato fuori e naturalmente gestibile con un piccolo telecomando che ci permette il classico on-off, quindi l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione dei colori e naturalmente anche dei giochi di luce. Un faretto davvero molto piccolo, mi verrebbe da dirvi che sta nel palmo di una mano, quindi come potete immaginare davvero molto compatto, si presta quindi bene per illuminare delle zone magari piccole. L'installazione è davvero molto semplice. Io qui per semplicità vi ho mostrato la connessione con un morsetto che ci permette quindi di comprendere che è necessario collegare solo 3 cavetti, fase, neutro e terra. Naturalmente però, dovendolo installare all'esterno, è bene utilizzare un giunto stagno. Sul catalogo Century potete trovare questo, che è una scatola trasparente che all'interno contiene comunque i morsetti come quelli che vi ho appena fatto vedere, o eventualmente potete utilizzare questi. Questo si presta molto bene per una connessione di fine linea, quindi per collegare l'ultimo faretto in linea, mentre questo si presta bene per fare il classico entra e esci, in gergo così si dice, che ci permette quindi di alimentare più faretti in cascata. Andiamo quindi a vedere l'effetto luminoso che ci crea questo Rainbow 10. Se l'installazione del faretto e soprattutto la connessione elettrica era qualcosa di davvero molto semplice, qui andiamo sul semplicissimo. Basterà infatti semplicemente tirare fuori la nostra strip LED resistente all'acqua dalla scatola, dove all'interno troveremo naturalmente il suo alimentatore. La connessione elettrica è davvero molto ma molto semplice, quasi, anzi come identica a quella delle luci di Natale. Basterà infatti collegare lo spinotto all'interno rispettando la polarità, dopodiché andiamo ad avvitare il connettore. A questo punto non ci resta che stendere la nostra strip LED e poi collegarla in modo tale da controllarla con il nostro telecomando.
Ma non è finito qui, abbiamo infatti un altro fantastico prodotto in grado di stupire i nostri amici e soprattutto di farci risparmiare qualche soldino. Vado subito a spiegarmi. Qui abbiamo la Flame, una lampada come puoi ben vedere con attacco E27 in grado appunto di generare un fantastico effetto fiamma. E la cosa soprattutto molto interessante è quella che quando la lampada viene ruotata naturalmente inverte il senso, il disegno della fiamma. Questo significa che la lampada si presta bene per essere installata in questo modo oppure in quest'altro. Naturalmente l'installazione perfetta è quella magari all'interno di una lanterna dove tendenzialmente vengono messe le candele. Come puoi ben immaginare la candela si consuma, mentre invece la lampada assolutamente no, ma la cosa ancora più interessante è che magari durante una sera con un po' di venticello la fiamma potrebbe spegnersi, invece installando la lampadina all'interno questo problema lo possiamo risolvere. Come hai visto quindi la connessione elettrica è davvero molto semplice, l'installazione lo è ancora di più. Non ti resta quindi che organizzare una serata in compagnia degli amici, non dimenticare di invitarmi per poterli stupire. Ti ricordo che questi prodotti li puoi sfruttare anche all'interno, sono progettati per l'esterno per resistere alle intemperie, ma nessuno ti vieta di dare colore a qualche locale all'interno di casa. Non mi resta quindi che salutarti, ti ricordo che io sono Samuel Magistro e qui dal Garage della Luce insieme agli amici di Century Italia ti ricordo di lasciare un bel like a questo video e di condividerlo. Noi ci vediamo al prossimo video.